A metà tra due mondi esiste una piccola regione sconosciuta a molti. Una regione strategica popolata da una natura incontaminata e da popoli dalle centinaia di lingue e di culture. Incastonata nel mezzo di un enorme dorsale che divide Asia da Europa, ma anche Oriente da Occidente, in questa regione si trova una preziosissima perla che rischia di scomparire, schiacciata dalle pressioni di potenze che mirano a sfruttare la sua posizione e le sue ricchezze naturali. È esattamente queste ricchezze che ho cercato in Georgia, partendo dalla sua cultura e dalla sua misteriosa lingua, passando per lo sviluppo economico di alcuni dei suoi insoliti centri urbani e attraversando valli dimenticate in cui probabilmente nessuno straniero prima di me metteva piede dalla caduta dell'Unione Sovietica. Tutto questo per scoprire il luogo che nasconde la sua ricchezza naturale e anche geopolitica più importante. Là dove la natura delle sue verdi valli si spinge fino al cielo, culminando nelle rigide punte della più grande muraglia naturale d'Europa. Benvenuti nella perla del Caucaso. Benvenuti in Georgia. È bellissimo! Questo viaggio in Georgia è avvenuto per la produzione di 2 documentari. Uno è quello che state guardando ora. L'altro è un ulteriore documentario che sto realizzando per raccontare la vita delle popolazioni di villaggi molto particolari. Ve ne rivelerò alcuni dettagli più avanti nel video. Il mio viaggio in Georgia inizia con l'intento di scoprire le bellezze naturali di uno dei paesi geograficamente più affascinanti d'Europa. In questo senso si riscontra già un piccolo problema. La Georgia non è in Europa. Hallo. Ich bin sicher, du meintest etwas anderes. Almeno non esattamente. O non del tutto. Perfekt. Il Caucaso è una regione che si sviluppa lungo l'omonima catena montuosa divisa in Caucaso maggiore e minore. La prima è lunga 1200 km, la seconda 600, ed entrambe corrono dall'area del Mar Nero a quella del Mar Caspio, il lago più grande del mondo. Alla regione del Caucaso appartengono tradizionalmente 3 repubbliche: Georgia, Armenia e Azerbaigian, tutte ex repubbliche sovietiche indipendenti dal 1991. In questa regione rientrano però anche 8 entità politiche non statuali che si trovano a nord della catena, facenti parte della Russia. Questo senza considerare eventuali territori autoproclamatisi indipendenti che sono un classico della geopolitica caucasica e di cui parleremo meglio dopo. Questa regione ha sempre rivestito il ruolo di passaggio obbligato per chiunque avesse voluto passare in tempi rapidi dalle steppe dell'Europa orientale all'Anatolia, alla mezzaluna fertile o all'altopiano iranico. Anche questo ha contribuito a rendere il Caucaso archeologicamente e culturalmente ricchissimo, ancor prima che i suoi territori fossero il punto di incontro di 3 giganti: l'impero russo, quello ottomano e quello persiano. La Georgia nacque come entità politica nel 1008 sotto la guida di Re Bagrat III, un abile governatore che fu in grado di unire i 2 principali stati di lingua kartvelica allora esistenti: il Regno di Iberia, l'attuale Georgia orientale, ed il Regno di Abkhazia, che ha lo stesso nome dell'attuale repubblica separatista che si è autoproclamata indipendente, ma che allora comprendeva sia il territorio di tutta l'attuale Abkhazia che anche il resto dell'attuale Georgia occidentale, avendo infatti la sua capitale nella oggi seconda città più grande del paese. Kutaisi è una cittadina che, dominata principalmente da edifici di architettura modernista sovietica in stato di semifatiscenza ed un sacco di cani randagi, sinceramente lascerebbe il visitatore medio un po' a desiderare, se non fosse per un suo tratto distintivo che salta subito all'occhio. Un tratto che si riscontrerà in tutto il resto del paese. Questa qui alle mie spalle è la cattedrale di Bagrat, una delle 4 chiese più importanti della cristianità ortodossa georgiana, costruita nel 1003 d.C., quindi di fatto 5 anni prima della fondazione della nazione georgiana per mano di Bagrat III. A quel periodo risale la creazione dell'identità stessa del popolo georgiano e della nazione georgiana. La stessa bandiera georgiana fu probabilmente creata nella sua prima versione 1000 anni fa, quindi in quel periodo. Ed è per questo, tra l'altro, curiosità, dopo quella del Giappone, la seconda bandiera ancora oggi utilizzata con l'origine più antica del mondo. Comunque, la cattedrale di Bagrati, la quale sono riuscito a fare riprese solamente all'interno, domina tutta la città di Kutaisi dall'alto, è il principale punto dove vengono tutti i turisti qui a Kutaisi, infatti dietro vedete parcheggio con bus vari e scolaresche, ed è ovviamente, per i georgiani, un edificio di grande importanza, sia dal punto di vista di identità nazionale, politica, se vogliamo metterla così, che religiosa.
Alle fondamenta dell'identità nazionale georgiana non si trova infatti solo una forte componente etnica e linguistica, ma anche un importante fattore religioso. Il regno di Iberia, uno dei due regni che vennero uniti nel 1008 a formare per la prima volta la Georgia, fu il secondo paese nella storia, nel 325, subito dopo la vicina Armenia, ad adottare il cristianesimo come religione ufficiale. In quello stesso periodo, l'editto di Costantino rendeva il cristianesimo tollerato, anche se non ancora ufficiale, all'interno di tutto l'impero romano, evento che sicuramente influì sulla propagazione di questo credo che già si era parecchio diffuso anche in altri territori più ad oriente, come la Georgia. Oggi, e sin dalle sue origini, la forma di cristianesimo praticata in Georgia è quella del cristianesimo ortodosso georgiano e, come tutte le chiese ortodosse autocefale, quella georgiana è presieduta dal proprio patriarca, il patriarca della Chiesa ortodossa georgiana. Benvenuti di fronte al monastero di Ghelati, anche questo è uno dei luoghi più iconici della Georgia, costruito nel 1106 per volere di Davide IV, il costruttore. Purtroppo è in restauro, quindi non posso farvelo vedere in tutto il suo splendore, vi assicuro che è molto bello e scenografico, ma un po' come tutta Kutaisi e tutta l'area attorno in questo momento stanno demolendo per rifare tutto da capo. Anche questa chiesa gode di un importantissimo valore simbolico per il popolo georgiano perché la sua costruzione fu voluta nel 1106 da Davide IV, il costruttore, uno dei regnanti più importanti della storia della Georgia, proprio come Bagrat III. Davide IV fu importante non perché fondò la nazione georgiana, ma perché la portò al suo apice di espansione territoriale, prendendo il controllo di tutta l'area che corrisponde all'attuale Georgia e anche oltre, quindi di tutto il Caucaso occidentale, portando la Georgia ad essere uno stato di medie dimensioni in questa regione. La costruzione di tutto questo bellissimo complesso fu fatta sotto suo ordine, in cima alle colline che giacciono poco sopra la città di Kutaisi. Infatti qui davanti abbiamo una vista su tutta la vallata e credo che la città sia giù di là. Prima dell'avvento del cristianesimo, comunque, questi territori erano già conosciuti e dotati di una propria identità agli occhi dei loro vicini. Kutaisi era infatti capitale, in tempi più antichi, dell'antica e semileggendaria regione della Colchide, della quale vi è traccia sia nella storiografia che nella mitologia dell'antica Grecia. Sarebbe in questa terra che era custodito il vello toro, rubato da Giasone e gli Argonauti grazie all'aiuto di Medea, figlia del mitologico re colchico Eete, il quale probabilmente rispecchiava un vero sovrano del regno di Egrissi, effettivamente esistito come entità politica tra il 1200 a.C. e il 131 dell'era comune. Questi territori erano visti già nell'antichità greca classica come delle terre misteriose ricche di risorse naturali. Ed in effetti, una delle cose a rendere così misteriosa la Georgia agli occhi di un forestiero, oltre alla diversità dei suoi paesaggi, è proprio la sua lingua. Il georgiano è una lingua isolata, ovvero non facente parte di nessuna delle macrofamiglie linguistiche oggi conosciute come quella indoeuropea. È imparentata solo con altre lingue della famiglia kartvelica, di cui fanno parte le altre lingue parlate all'interno di regioni della stessa Georgia o al massimo di aree immediatamente limitrofe. Le lingue kartveliche sono tra loro simili, ma sono comunque ciascuna una lingua differente, e nel caso di quelle parlate nelle aree più geograficamente isolate, un parlante del solo georgiano standard può non comprendere assolutamente niente. Attualmente non si è riusciti a tracciare alcun collegamento tra l'antenato comune di ciascuna di queste lingue e le altre famiglie linguistiche. Sono state formulate in passato diverse teorie su una possibile lontanissima parentela tra le lingue kartveliche e la lingua basca, parlata nel nord della Spagna, che, come saprete, è una delle pochissime lingue del continente europeo a non avere un'origine indoeuropea. Tuttavia, questa teoria, che un tempo pareva plausibile, oggi non è più accettata dalla maggior parte degli studiosi. L'origine del georgiano è quindi ancora oggetto di speculazione e studio, e l'alfabeto con cui oggi il georgiano è scritto, l'alfabeto Mkhedruli, adottato ufficialmente nel XIX secolo, non ha eguali nel mondo. Prima dell'avvento dell'alfabeto Mkhedruli, gli antichi monaci georgiani ne utilizzavano due ulteriori per la stesura di manoscritti e iscrizioni religiose, la più antica delle quali venne rinvenuta assieme ai resti di un antico monastero ortodosso georgiano fuori Gerusalemme, tra i primi costruiti in Palestina nel V secolo. La lingua georgiana è insomma il codice tramite cui trapela tutto il fascino ed il mistero della cultura di questo paese, una cultura ancora oggi scoperta e studiata solo in parte. Considerato l'attaccamento dei georgiani alla loro identità, è fondamentale imparare quantomeno a decifrarla, se, quando si è in Georgia, non ci si vuole perdere o non si vuole sbagliare direzione. Ovviamente trovare il bus giusto, anzi la marshrutka giusta per Usurgheti è un po' una sfida perché chiaramente nessuno parla inglese, io non parlo russo, questo va a Friuli, devo leggere tutte le
i nomi sulle facciate delle marshrutka per capire dove vanno. Un altro problema è che non so se io che incontro per 3 ci potrò stare. Uno dei retaggi più iconici del periodo sovietico in Georgia sono i suoi mezzi di trasporto. Oltre alle varie Lada semidistrutte di cui il paese pullula, un altro mezzo di trasporto tipico in Georgia e anche in tutto il Caucaso sono le marshrutka, dei piccoli van più o meno vecchi e più o meno sgangherati che forniscono un servizio di trasporto da una città all'altra, principalmente per la popolazione locale, a prezzi contenuti. I georgiani, così come altre popolazioni caucasiche, sono talmente abituati a questi mezzi di trasporto che oggi questi continuano a circolare in delle versioni un po' più moderne, non più Euro-10 come quelle diffuse negli anni 90. Se siete fortunati, però, potete ancora trovare qualcuna delle originali e tentare la sorte per vedere se arrivate vivi alla meta. Io purtroppo ne ho trovate solo di decenti. Dopo 20 minuti buoni di ricerca dovrei averlo trovato. Cartello Özürgeti. Wow. Gamarjobat Özürgeti? Ok. Bello sfasciato. I georgiani si distinguono molto dalle altre popolazioni dell'area e in questo si dimostrano pienamente caucasici, non solo per le loro peculiarità linguistiche o per l'esistenza di una propria chiesa ortodossa. Chiunque segua più lo sport che la geopolitica saprà infatti che, oltre a un paio di calciatori molto conosciuti in alcune squadre europee, i georgiani sono anche, nel midollo, dei fortissimi combattenti. La maggior parte delle categorie dei più importanti campionati di arti marziali miste del mondo hanno visto, negli ultimi anni, una presenza spropositata di lottatori caucasici, sia dal Caucaso settentrionale e quindi politicamente russo, che da quello meridionale, quindi da Azerbaigian, Armenia e Georgia. If you want your son high-level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. La lotta a mani nude è parte della cultura di molti georgiani, sin dalla tenera età. Nell'anno della pandemia uno di questi ragazzi è stato campione mondiale nella sua categoria. La lotta a mani nude come sport nel Caucaso trova le sue radici già nell'antichità e ve ne traccia per tutto il periodo medievale. Sport come il Koch armeno ed il Chidaoba georgiano hanno influenzato la nascita del Sambo, arte marziale mista nata e promossa all'interno dell'Armata Rossa per potenziare le capacità di combattimento corpo a corpo dei soldati sovietici. La rusticità delle palestre e dei luoghi di allenamento non ferma questi allievi ed è anzi forse uno dei fattori fisici che rende tutti i lottatori caucasici così resilienti e difficili da atterrare. È una questione genetica quella della lotta. Siamo abituati a combattere. È genetica, è nel nostro DNA. Noi georgiani siamo lottatori. Ci hanno sempre invasi da nord e da sud, quindi dobbiamo saper combattere. È ottimo per questi ragazzi qui. Almeno allenano la loro pazienza. E quindi, dopo aver imparato la lezione, se vedi un caucasico non farlo incazzare, specialmente se è pelato, ci allontaniamo dal sudore dei lottatori per tornare tra la tranquilla vita delle case di campagna georgiane, per scoprire un altro aspetto della cultura georgiana che, una volta conosciuto, non lascia più tornare indietro. Su questa tavola imbandita di prodotti della cucina georgiana c'è una cosa in particolare che risalta, che è questa bottiglietta verde contenente una salsa chiamata tkemali, una salsa tipica della cucina georgiana usata come accompagnamento, o anche fatta con una prugna tipica di questa regione, autoctona del Caucaso, che si chiama alucia, pianta endemica del Caucaso, si trova solamente qui. Quindi una cosa 100% georgiana. In Georgia e nel Caucaso, per poter esistere tutta questa varietà di salse, piatti e liquori tipici, è necessaria l'esistenza di vari ingredienti presenti solamente qui, che la natura caucasica regala. Tra frutti e metodi di lavorazione del latte, il risultato è una cucina molto varia che si appoggia su alcuni piatti forti di cui i georgiani vanno molto fieri, in maniera simile agli italiani. How do you say cheers in Georgian? Il nome della vodka georgiana è Chacha, originariamente, giusto? Ok. Sua sorella è sposata in Abkhazia, vive lì. Se ne andò all'incirca nel 1989. La vicinanza di questa casa in cui sono capitato per caso, al confine terrestre con la regione separatista dell'Abkhazia, regione in cui ho provato ad entrare in questo viaggio ma per cui non sono riuscito ad ottenere il visto, mi ricorda una cosa. Il Caucaso è una regione che non può essere raccontata in un solo video. L'insieme dei suoi paesaggi, dei suoi popoli e delle sue lingue costituisce una galassia di diversità sviluppata lungo un gigantesco muro naturale dove oggi si giocano partite strategiche di importanza internazionale.
secondo me questa dinamica di contrapposizione andrebbe fortemente ridotta sia per iniziativa dei georgiani stessi, nel senso senza demonizzarsi. Continuo a pensare che noi occidentali ci focalizziamo molto sulle intromissioni russe, ma ci dimentichiamo delle nostre, le diamo quando le riconosciamo per positive a prescindere. Il paese si sta spaccando senza che io riesca a vederne un'assoluta necessità. Pesano le secessioni di Abkhazia e Ossetia meridionale, il fatto che l'Occidente continui a porsi sempre, come è nostra abitudine, come un maestro che insegna agli altri come si deve fare, non so sino a che punto sia corretto e produttivo. In questo caso non può far altro che forse aumentare le idiosincrasie interne che già ci sono all'interno della società, politica e governo. In questo video preferisco non parlare eccessivamente del ruolo di NATO e Russia in questo piccolo paese, un aspetto però fondamentale per capirne l'attuale situazione di politica interna e per capire l'immagine che i media di tutto il mondo, compresi ovviamente quelli occidentali, ne proiettano. Se voleste approfondire la svolta geopolitica intrapresa dalla Georgia negli ultimi anni, ho scritto un articolo sull'Indipendente per approfondire proprio questa questione. È di 2 anni fa, ma credo sia ancora perfettamente attuale per capirla. Lo potete leggere gratuitamente al link in descrizione. Non c'è da parte di Abkhasi e Osseti la volontà di tornare a far parte della Georgia, questo è un dato di fatto. Non direi che attualmente la situazione del Caucaso sia esplosiva come è stata negli anni 90, c'è quindi complessità, ma non necessariamente ci sarà conflitto, però per evitare il conflitto, torno a ripetere, ci sarebbe bisogno di più prudenza da parte di attori interni e anche esterni. Lasciamo da parte la geopolitica ora. Non è solo la posizione di cuscinetto tra Russia e NATO a rendere questo piccolo paese così importante nella regione. Tra i vari territori caucasici indipendenti e non, infatti, la Georgia è tra i pochi con un accesso al mare. Un mare su cui però questo paese ha deciso di puntare non solo per il suo potenziale militare. E una città lo dimostra molto chiaramente. Batumi, la più grande metropoli georgiana sul Mar Nero, è un microcosmo metropolitano la cui economia si sta sviluppando velocemente attorno al mondo del turismo, del lusso e dei casinò. Batumi però non è una città nata dal niente, o poi così recente. La Repubblica Autonoma di Adjara, o Ajaria in italiano, ha di particolare anche che la sua popolazione è prevalentemente musulmana, a differenza del resto del paese. I georgiani di Ajaria adottarono l'Islam in maniera graduale, a partire dalla conquista ottomana del territorio nel 1614, senza però mai abbandonare la lingua georgiana. Questo portò nei secoli l'Ajaria a sviluppare in parte un'identità differente dal resto della Georgia, e la regione fu l'ennesima a vivere grossi momenti di tensione dopo l'indipendenza del paese nel 2004. Batumi è sede di un sacco di casinò in cui vengono a giocare principalmente turchi e russi, perché in entrambi i paesi, Turchia e Russia, il gioco d'azzardo è illegale. La Georgia giace proprio nel centro di questi due e quindi raccoglie un sacco di persone che vengono qui a bruciare il loro stipendio. È poi conosciuta anche per essere la città, diciamo, della vita notturna e marittima della Georgia, quindi locali, spiagge, vita da club. Insomma, non riesco a trovare una cosa che mi piaccia di questa città, quindi sono venuto per farvela vedere e passarci una notte, ma direi che possiamo tranquillamente tornare nel nostro entroterra, dove credo di stare molto meglio. Se c'è una cosa che colpisce di quest'area della Georgia, fuggendo dal cemento e dai rumori delle sue città, è proprio la rigogliosità della sua natura. La provincia di Guria, una delle meno visitate e per questo tra le più preservate nel loro stato precedente all'attuale ondata di turismo nel paese, è una di quelle che letteralmente dà più a vedere i frutti della ricchezza naturale di questa regione. Non ho parole, è incredibile. All'ombra di quest'albero vecchio di 200 anni vi posso raccontare della storia del tè di Guria. Guria è una delle regioni più sconosciute della Georgia, ma conosciuta qui nell'ovest della Georgia e in tutte le regioni vicine anche fuori dal paese per la produzione di 2 prodotti particolari, il tè e le nocciole. Del primo la produzione iniziò probabilmente intorno alla seconda metà del XIX secolo e continuò diventando molto presto un costume di tutte le famiglie della regione. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, quindi solamente 30 anni fa, il governo cominciò a concedere ad alcune famiglie dei terreni che queste hanno deciso di utilizzare per creare delle piantagioni di tè enormi
Oggi le piantagioni di nocciole e di tè, che un tempo soddisfacevano il fabbisogno dell'intera Unione Sovietica, sono gestite da famiglie private che, in alcuni casi, assieme a suore ortodosse provenienti da monasteri vicini, raccolgono ed esportano grandi quantità di questi prodotti nelle attuali Russia, Turchia e negli altri paesi limitrofi alla Georgia. Ora ovviamente la parte più bella, dopo aver girato tutta l'azienda, cioè l'assaggio. Ma non sono solo i frutti del terreno a rendere queste terre così ricche. Anzi, a volte sono proprio i terreni in sé e per sé ad essere il frutto principale che un luogo ha da offrire. E questo è certamente il caso della Georgia. Eccoci qui, in una delle parti più importanti di tutto quanto il viaggio in Georgia. Siamo diretti verso il villaggio di Ushguli. È uno dei primissimi motivi per cui sono venuto qui nel paese. Mi accompagnerà per questa parte del viaggio, vero nome è Gheorghi, ma chiamato dagli amici Goga, esperto di svaneti. Ciao ragazzi! La regione dello Svaneti è una delle più belle regioni che esistano tra Europa e Asia. Situata nel nord-ovest del paese e in parte schiacciata tra alcuni dei picchi più alti d'Europa, la regione di Svaneti, anche Svanezia in italiano, rappresenta il cuore geografico del Caucaso, essendo collocata approssimativamente al centro della catena montuosa. Divisa tra Basso e Alto Svaneti, la parte più alta è facilmente raggiungibile da ovest, passando molto vicino al confine con la regione separatista dell'Abkhazia. Ciò per cui la regione di Svaneti, Mestia, sono noti, sono queste torri fantastiche, che si chiamano proprio Torri di Svaneti, sono un patrimonio UNESCO. Queste torri risalgono più o meno tutte all'epoca d'oro della storia georgiana, quindi quando il paese si ingrandì e si arricchì tra il IX e il XII secolo circa, e vennero costruite ciascuna da una famiglia per motivi di prestigio e di difesa. Quello delle Torri Svan è un concetto simile a quello che portò alla costruzione, pochi secoli dopo, delle torri del comune di San Gimignano, in provincia di Siena, con cui la capitale dell'Alto Svaneti, Mestia, è infatti gemellata. Torri difensive di questo tipo sono visibili anche in altre bellissime regioni del Caucaso, come l'Inguscezia, oggi parte della Russia, ma quelle dello Svaneti sono assolutamente uniche. Delle 3.500 torri presenti in tutta la regione se ne possono scorgere diverse, spostandosi più su sulle ancora difficili strade del suo interno. Salendo tra cantieri e passi non esattamente alla portata di qualunque mezzo, si raggiunge uno dei villaggi della Georgia la cui atmosfera, più di tutti, lascia a bocca aperta. Wow, what? It's so... Wow. This is so unique. Ushguli è un villaggio di 228 abitanti situato a 2100 metri sul livello del mare. È composto da 4 abitati principali separati tra loro: Zhibiani, Chvibiani, Chajashi e Murkmeni, e sta attirando sempre di più l'attenzione di turisti da tutto il mondo a causa del suo scenario da fiaba e della sua posizione in mezzo ad alcune delle montagne più alte d'Europa. Le divisioni tra i villaggi di queste valli hanno lasciato traccia anche nella lingua e nelle tradizioni dei popoli che le abitano. Il popolo Svan è uno dei popoli georgiani che più a lungo è rimasto isolato dagli altri, e la sua lingua è infatti la lingua kartvelica più distante dal georgiano. Noi Svan siamo un popolo coraggioso. Noi Svan siamo un popolo che tende a starsi vicino l'un l'altro. Siamo gente di montagna e in un momento di necessità ci aiutiamo sempre. I monti che avvolgono lo Svaneti sono da sempre stati una garanzia verso invasioni esterne, ma se gli abitanti di un villaggio come quello di Ushguli si sono trovati protetti e al tempo stesso isolati dal resto della regione, questo è dato sicuramente dalla presenza di un particolare, gigantesco scudo naturale lungo l'attuale confine con la Russia.
Ashkara, la terza montagna più alta del Caucaso e la più alta della Georgia, con i suoi 5.193 metri di altitudine, 387 in più del Monte Bianco, costituisce una delle più letterali grandi bellezze naturali del Caucaso. Ashkara è composto da 3 vette principali e fa parte di una sottocatena nota come Muro di Besegni. Fu un italiano, il fotografo e avventuriero Vittorio Sella, ad essere il primissimo a immortalare a fine 1800 i paesaggi del Muro di Besenghi, di Shkara e dei villaggi delle popolazioni georgiane e kabardine che vi abitano ancora oggi immediatamente sotto, rispettivamente dall'attuale lato georgiano e dall'attuale lato russo. Ma lo Svaneti, cuore del Caucaso e della Georgia, non è l'unica area montana così iconica di questo paese. E anzi, a causa di tutta questa sua impenetrabilità, vide storicamente il passaggio di molte meno persone rispetto ad altre aree, che invece furono, e in parte ancora sono, corridoi imperiali. E ad appena meno di 12 chilometri dal confine con la Russia sorge la piccola cittadina di Stepantsminda, poco più di 1000 abitanti, sita ai piedi del monte Kazbek, che in questo momento è timido, dietro le nuvole non si sta mostrando, una delle montagne più alte d'Europa, anch'essa, e terza montagna più alta della Georgia con 5.054 metri sulla sua cima. Facilmente scalabile dalla città di Stepantsminda in 3 o 4 giorni, purtroppo io non ho avuto tempo per organizzare questo trek, ma chissà mai per il futuro, e un picco visibilmente ultra prominente, che per chi non si intendesse di morfologia, come me, significa che la punta della montagna, il cucuzzolo, è particolarmente più alto rispetto al punto più alto vicino alle sue pendici, o comunque dai punti in cui la pendenza parte. Questo crea un paesaggio particolarmente pittoresco, che diventa ancora più pittoresco grazie al monastero di Gergeti, anch'esso là sopra, visitatissimo, fotografatissimo, uno dei punti iconici della Georgia, visitato anche tanto dai turisti di questa zona. L'importanza di questa regione, però, la regione storica di Khevi, oggi facente parte nella sua quasi totalità del distretto amministrativo di Kazbegi, è che, come ho detto, si trova direttamente attaccata all'unico punto in cui è possibile attraversare la catena del Caucaso. Il passo di Darial, a 20 minuti di macchina da qui, è l'unico confine di terra attualmente esistente e attualmente valicabile tra Georgia e Russia. Come potrete immaginare, è strategicamente importantissimo. È uno degli unici 3 punti in cui è possibile attraversare la catena del Caucaso senza problemi da nord a sud e viceversa. Non a caso il nome del passo di Darial deriva dal persiano Dar-i-Olon, ovvero Porta degli Alani. Il nome con cui i persiani chiamavano questo confine tra il loro mondo, la parte più settentrionale del loro impero in varie epoche, e il mondo degli Alani. È anche da qui che passa la strada militare georgiana, che parte da poco a nord di Tbilisi e collega la Russia al centro della Georgia. Un'opera infrastrutturale realizzata per mano dell'impero russo per connetterli meglio con questa loro provincia. Ancora oggi questa strada è logisticamente una delle più importanti della Georgia, diversi mezzi e beni transitano attraverso essa, e in questo periodo delicato un'arteria di comunicazione fondamentale di cui bisogna tenere conto. Dopo essere stati nelle bellissime periferie di questo paese, si possono vivere concentrate tutta la sua cultura e la sua storia nell'ultimo centro che ancora non abbiamo esplorato, il suo vero cuore storico e politico. Benvenuti nella moderatamente caotica e sproporzionatamente popolosa Tbilisi, la capitale della Georgia. La capitale della Georgia, Tbilisi, è certamente un centro connesso sia con il mondo dell'Europa orientale che con l'Asia occidentale che con l'Europa occidentale, il quale con i suoi 1,2 milioni di abitanti raccoglie quasi un terzo della popolazione georgiana. Qui, come in molte città post-sovietiche, si mischiano uno stile di vita capitalista di stampo occidentale con edifici di epoca sovietica, ma anche un retaggio di architetture persiane e ottomane con altre tutte georgiane. Tutto distribuito lungo viali costellati di richiami alla pulsione verso l'UE che la popolazione metropolitana mostra con fierezza. Tbilisi come città e tutta la Georgia faticano a farsi conoscere a livello mondiale a causa anche dell'omonimia della nazione con uno dei 50 stati degli Stati Uniti, il quale tra l'altro vanta una popolazione 3 volte quella del piccolo paese caucasico. C'è da dire comunque che i georgiani non sono mai stati fortunati con i nomi attribuiti dagli altri alle loro regioni. Il nome della Georgia in georgiano sarebbe Sakartvelo e Georgia sarebbe un esonimo originato dal persiano. Allo stesso modo Iberia, uno degli antichi regni che precedettero il paese di cui vi ho parlato in precedenza, aveva lo stesso nome della penisola di Spagna, Portogallo e Andorra, e nello stesso periodo storico esisteva poco più a est una regione chiamata Albania.
Oggi quello che rimane dell'antica Albania caucasica è diviso tra Georgia e Azerbaigian ed è un angolo di Caucaso completamente diverso da quelli che avete visto fino ad ora. Ed eccoci nella calda regione di Kakheti, nella Georgia orientale. Siamo nell'estremo oriente della Georgia, molto vicini al confine con l'Azerbaigian. È qui che si coltiva la maggior parte del vino georgiano ed è qui che probabilmente questa pianta ha cominciato ad essere coltivata da noi esseri umani. La Georgia è chiamata culla del vino in quanto, nonostante questo fatto sia ancora da accertare del tutto archeologicamente, l'area di Georgia più vicina ad Armenia e Azerbaigian è quella dove, ad oggi, sono state ritrovate le più antiche tracce della pratica di fermentazione del vino, risalenti al 6000 a.C. Quella che vedete alle mie spalle è una cantina, ma anche una zedash, ovvero un edificio tipico della cultura georgiana, nato proprio per la coltivazione di questa pianta e per la lavorazione del suo frutto, e chiaramente per la produzione del vino. La fermentazione era ed è ancora oggi praticata da chi ancora vuole seguire il millenario, metodo tradizionale di queste terre, in delle anfore chiamate kvevri, le quali vengono spesso riposte in delle cavità nel terreno per un controllo naturale della temperatura della bevanda. Il vino fermentato era spesso posto su piccoli altarini dove le kvevri dovevano essere lasciate per un po' di tempo, circondate da simboli sacri e forse utilizzate per alcuni riti ancora prima dell'avvento del cristianesimo. La più importante delle kvevri, solo in questa regione, è anche chiamata zedash, dal nome del vino sacramentale che contiene. Le zedash dei nostri vicini sono tutte nel bosco, quindi le persone del villaggio per visitarle andavano nel bosco. Ma la nostra per qualche motivo si trova qui, deve essere stata dei nostri antenati. Questa zedash nessuno sa da quanto sia qui. Da tanto tempo. Il mio bisnonno diceva che neanche il suo bisnonno sapeva da quanto esistesse. La pratica si sarebbe diffusa dapprima a macchia d'olio in tutta la regione caucasica, diventando sempre più sofisticata e arrivando a essere praticata stabilmente in Europa meridionale e in Asia occidentale circa 3000 anni dopo. Grazie all'importante ruolo del vino nella tradizione cristiana, la viticoltura georgiana si sarebbe conservata senza andare persa o bandita, attraverso luoghi di studio e di diffusione della conoscenza vitivinicola come gli stessi monasteri georgiani, fatto di cui quelli del Kakheti danno ancora oggi evidente dimostrazione. Il vino della prima kvevri zedash veniva mandato in chiesa e usato per la comunione come simbolo del sangue di Cristo. Il vino della seconda veniva dato in carità a vedove e senza tetto, e il vino della terza anfora veniva usato in riunioni e grandi feste familiari. Quello che cerchiamo di fare è avere la stessa qualità del vino che ebbe il primo uomo della storia a piantare una pianta di vite e a farne del vino, proprio qui, in questi territori. Un'ultima effettiva degustazione d'obbligo dei sapori georgiani permette di constatare ancora una volta che la bellezza della Georgia ed il suo vero sapore risiedono nella sua tradizione, naturalizia e rusticità. Rusticità non come attributo dispregiativo, ma come carattere e come insieme di sensazioni che la Georgia provoca, come originalità di un popolo complesso al suo interno, ma unito da una cultura ed una lingua uniche al mondo. La rusticità trasmessa da un insieme di architetture e stili di vita diversi, a volte in contrasto tra loro, in una nazione oggi più che mai spaccata tra due emisferi. La rusticità di cibi agrodolci e mezzi di trasporto sfasciati che però non si sa come continuano a tirare anche su strade difficili. Rusticità intesa come naturale ruvidità dei picchi più maestosi poco oltre i confini del continente europeo. La grezza natura di un'antica chiave di volta tra l'Asia e l'Europa che, per quanto possa sembrare piccola e superflua, riesce in qualche modo a inserirsi perfettamente a metà tra due mondi, diventando essenziale per entrambi. La Georgia è un caso unico. Dovrebbero essere parole come preziosità o fragilità a descrivere meglio un luogo come questo. Una perla incastonata in un enorme muro di roccia che nei secoli le ha permesso di mantenere la sua peculiare identità e caratteristiche culturali. Eppure, per riferirsi alla terra dei Kartveli, ha più senso parlare sì di preziosa e fragile, ma soprattutto di grezza, bellissima e rustica perla del Caucaso. Spostati per favore.